Nuovo video unboxing di uno dei pezzi da me più attesi di questo 2025, Rocket Toys Deidara, terzo membro dell'Akatsuki in ordine di release di Rocket Toys e sesta doll dedicata a Naruto Shippuden da parte di un'azienda che ha sempre dimostrato di poter fare davvero bene, ha sempre migliorato la qualità dei suoi prodotti, da quella prima wave dedicata a Madara, Itachi e Kakashi, fino agli altri prodotti come Hinata e Kisame. Vediamo se questo Deidara sarà all'altezza delle aspettative. Io cercherò di essere il più oggettivo possibile, nonostante la mia grande affezione, e lo sapete chi mi conosce, verso sia Rocket Toys che Naruto, ma vi prometto appunto che cercherò di essere oggettivo e di valutare il prodotto nei minimi particolari. Vi ricordo che l'ho acquistata come sempre su ilcolossoinerd.com, di cui trovate tutti i link qui sotto in descrizione, ragazzi, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo con l'unboxing. Ed ecco a voi l'esploso del contenuto della scatola per rimanere in tema con Deidara. Questi sono tutti gli accessori che vengono forniti da Rocket Toys, come al solito molto generosa. Li andiamo ad esaminare uno ad uno, abbastanza velocemente, per poi passare come sempre alla doll, che è il piatto prelibato di questa recensione. Cominciamo come sempre dalla basetta, nulla di nuovo rispetto alle altre recensioni che abbiamo visto insieme di Rocket Toys, base circolare a mo' di piedistallo, con la parte interessante, quella centrale, che è zigrinata, con sfondo blu sfumato un pochino di nero nel caso di Deidara, e il kanji 6 che significa blu o verde a seconda dei casi. Qui targhetta cromata nella parte anteriore con il nome di Deidara e nuvoletta della Akatsuki, che come vi ho sempre detto non mi piace particolarmente. La basetta è ovviamente coadiuvata nella sua funzione dal supporto in plastica nera, lucida, anche questo avrei gradito una trasparenza, magari con relativa prolunga per pose di vario tipo. Oltre a questi supporti ci sono 4 supporti, di cui vi mostro soltanto uno, per le creazioni d'argilla di Deidara che vedremo fra un istante. Questi sono trasparenti e sono snodabili in più punti, 1, 2, 3 punti esattamente. Ce ne sono 4, attenzione perché appunto possono staccarsi, perché possono anche essere personalizzati, potete scomporli e farli più piccoli oppure più lunghi, potete fare quello che volete, questa cosa è bellissima. E sono 4 appunto, una per ciascuna delle creature, quelle un po' più grandicelle. Ovviamente hanno anche il loro relativo supporto circolare, come vedete anche questo trasparente molto bene. Potevano fare anche questi supporti trasparenti, magari sarebbe stato meglio. Poi, sempre per cose già viste in Rocket Toys per i personaggi Akatsuki, abbiamo il solito cappello, su cui non mi soffermo, è in plastica anche se sembra appunto essere in paglia, buona la sfumatura e la verniciatura, e anche la scultura con i bordi irregolari a farlo sembrare un pochino più realistico. Ognuna di queste parti, come vedete, è cablata autonomamente, e poi c'è il pendaglio rosso, anch'esso in plastica, dovrebbe essere in plastica, sì, è in plastica morbida, flessibile. Poi procediamo con i sacchetti da cui il buon Deidara prende la sua argilla. Ne ho aperto uno per farvi vedere appunto che le zip sono vere zip, complimenti Rocket Toys, sono realizzati in tessuto e al loro interno potete mettere quello che volete. C'è ovviamente un'imbottitura al momento che può essere tolta e poi ci potete mettere le creazioni d'argilla o anche parti di ricambio, quello che volete. Poi ovviamente c'è la parte con lo scratch come si dice, che può essere applicata al body di Deidara. Abbiamo poi le bellissime, secondo me, braccia in silicone medico, perché questo Deidara ha le braccia intercambiabili. Se ancora non avete visto l'anime o letto il manga, prima di tutto siete dei folli maledetti, ma dovete assolutamente recuperarlo per scoprire per quale motivo Deidara ha queste 2 braccia aggiuntive. Allora, innanzitutto, appunto, essendo in silicone medico, sono seamless, quindi ottimo, dove hanno un'anima in metallo, sono parecchio pesanti, infatti si sente, e sono molto ben realizzate anche per la verniciatura, che è leggermente sfumata, scusate, con la realizzazione di queste cicatrici, appunto anche qui non vi dico il motivo per cui ci sono,
ma anche questa parte molto ben realizzata. Possono essere intercambiate con le braccia che sono in dotazione a Deidara, abbastanza semplicemente. Adesso qui c'è il cappotto, ma vi faccio vedere, possono essere tranquillamente staccate e rimpiazzate. Purtroppo queste braccia non sono seamless, non sono in silicone medico, ma ne parleremo nella sezione dedicata alla doll. Abbiamo poi due tipi di coda di cavallo differenti, una più statica, una più dinamica, appunto, buona la resa della verniciatura, anche della scultura, nulla di particolare. Anche qui c'è qualche sfumatura leggerissima di arancione per dargli profondità, ma nulla di particolare. Abbiamo poi le creazioni di argilla, le creazioni esplosive, bellissime, sono una più bella dell'altra, qui davvero complimenti Rocket Toys. Abbiamo questa sorta di cigno, non mi ricordo assolutamente ragazzi che bestia sia. Qui a livello di dettaglio, come nell'anime, niente di che, sono creazioni di argilla bianche con dettagli soltanto sulle ali e gli occhietti rossi. Questa è quella più grande, ovviamente ha un foro sulla parte del ventre per andargli a mettere il supporto qualora volessimo tenerla appunto sul piedistallo. Cosa che troviamo in comune anche con le altre. Qui abbiamo il falchetto, che tra l'altro può essere anche tenuto sulle dita del buon Deidara, in questo modo. Potete metterlo così, tac, sul dito. Poi abbiamo quest'altro uccello simil pappagallo. Ora mi ricordo che le creazioni sono chiamate con la C, tipo C1, C2, però non vorrei dire cavolate ragazzi. Abbiamo il gufo, il ragnetto, carinissimo, anche questo può essere tenuto in mano da Deidara, e poi la famosa bambola C4, l'esplosivo, fantastico tra l'altro, episodio assolutamente da recuperare. Bellissime le creazioni, come vi dicevo, possono essere sia tenute in mano per pose appunto di combattimento o semplicemente pose rilassate, oppure messe sui relativi supporti. Poi abbiamo anche la placca di metallo, che vediamo in qualche episodio di Deidara, con Deidara, che può essere applicata, ma vi faccio vedere fra pochissimo. Le due teste, le due facce intercambiabili, che poi diventano tre con quella che è montata di default, anche queste le approfondiamo nella sezione relativa alla doll, ma vi faccio vedere una rapida occhiata quanto sono ben realizzate. Sia il viso, l'espressione, gli occhi che ovviamente possono essere ruotati e personalizzati, e poi ciascun taglio di capelli, questo o quello di default, le varie code, possono essere tutte intercambiate fra loro. Fantastico, nulla da aggiungere in questo senso. Poi le mani, che sono la parte finale di questa sezione accessori, e anche queste sono una bellissima sorpresa perché sono una novità in ambito Rocket Toys. Sono, come vedete, molto flessibili. Questo per permettere appunto, in questo caso non ce n'è bisogno, forse soltanto per le creazioni d'argilla, ma questa nuova, chiamiamola tecnologia, è stata fatta da Rocket Toys per permettere appunto un maggiore realismo prima di tutto, e poi per andare ad impugnare meglio i vari accessori. E credo che questa sarà una prerogativa anche di tutti i prossimi progetti di Rocket Toys. Quindi qui abbiamo i palmi aperti con la classica bocca con la lingua, che anche questa è in plastica flessibile, come vedete. Anche qui molto ben realizzata verniciatura e scultura, sempre ottimo il dettaglio dell'anello con il minuscolo 6, il kanji, sempre di Deidara, anello che è caratteristico di ogni membro della Katsuki. Poi abbiamo queste due mani con il sigillo per il combattimento e due mani in segno di presa, diciamo appunto per afferrare le varie creazioni o per anche altre pose di vario tipo. Questa volta i denti, non c'è la lingua, ma ci sono le bocche con cui il buon Deidara realizza l'argilla e modella l'argilla, non realizza, e in questo caso sono chiuse, quindi si vedono i denti. Oltre a queste poi ci sono le mani pseudo rilassate, perché in realtà non sono proprio rilassate perché servono anch'esse come presa o per altri tipi di posa, che sono montate di default sulla doll. Adesso puliamo tutto e poi andiamo a vedere Deidara. Come per ogni pezzo di Rocket Toys, il colpo d'occhio iniziale è molto positivo, un pochino rovinato dalla solita
tunica della Katsuki che andiamo a togliere fra un istante per goderci il pezzo appieno. La tunica è ovviamente la stessa che abbiamo visto anche negli altri membri della Katsuki, in Itachi rispettivamente e in Kisame, con la colorazione della nuvoletta. Non so se vi ricordate, se avete visto anche gli altri video dedicati, che ha questa nuova colorazione un pochino più opaca, più simile a quella di Kisame, mentre quella di Itachi, un po' più vecchiotta, si discosta per la colorazione del logo della Katsuki con un rosso un pochino più acceso. Questo è un dettaglio da non sottovalutare. Poi, come sempre ragazzi, è cablata in ogni sua parte, cablate anche le maniche, e ovviamente ricca di magneti per permettere questo tipo di chiusura. Nulla di nuovo da questo punto di vista, le proporzioni anche della veste mi sembrano più che azzeccate, ma adesso andiamo a rimuoverla per vedere quello che ci riserva la doll vera e propria. Allora, innanzitutto partiamo con le proporzioni, che mi sembrano più che giuste per il personaggio di Deidara. La cosa che colpisce sono ovviamente le articolazioni in vista, un po' bruttine, soprattutto se viste in una doll, in una 6, con questa cinghia un po' vecchiotta come tecnologia. Ahimè, purtroppo questo io lo devo considerare un difetto. Io non esporrei mai, credo, questa versione di Deidara, ma o con la sua tunica oppure con le braccia in silicone, però comunque ci sono e vanno valutate per quel che sono. Queste braccia, come vi dicevo nella sezione accessori, possono essere facilmente sostituite andando a rimuoverle per metterci appunto quelle in silicone. Vi faccio vedere molto velocemente. Ecco qua. E così, ovviamente il lato estetico, come vedete, la differenza fra le due è molto evidente. Qui abbiamo un braccio ovviamente seamless, full articolato, ma adesso comunque ripristiniamo il nostro buon Deidara con le braccia che ci sono di default. Poi nella fase di posing ovviamente vedremo anche le altre. Quindi questo è il primo difetto a parer mio. Per quanto riguarda gli accessori, scusate, il vestiario, sono tutti in tessuto, c'è l'elastico anche sui pantaloni, nulla da dire, la solita maglietta con la retina che troviamo anche in altri personaggi e questa sorta di maglietta canotta un pochino corta che fa della mascolinità di Deidara un grande punto interrogativo. Quello che vi volevo far vedere, se ce la faccio, mi sa che devo rimuovere la testa, ragazzi. Quello che vi volevo mostrare è il dettaglio che troviamo anche sul petto con il sigillo barra tatuaggio, ce la posso fare. Dovrei spogliarlo completamente, ma ragazzi adesso per il video non mi va di farlo, questo è il dettaglio che volevo mostrarvi. Ovviamente qualora decidiate di posarlo a petto nudo vedrete però anche questa articolazione, quindi a vostro rischio e pericolo. Visto che abbiamo rimosso la testa, vi mostro il dettaglio appunto della scultura e della verniciatura di questo pezzo, che è veramente secondo me esemplare. Questi sono i capelli nella loro forma più rilassata, qui ovviamente c'è il foro d'alloggiamento per le code di cavallo di cui vi parlavo nella sezione accessori, che quindi possono essere completati con una o l'altra tipologia di coda. La faccia può essere rimossa molto semplicemente, come abbiamo visto in diverse hot toys tipo Ahsoka, oppure anche nelle più semplici Sage Figures, in questo modo, con un semplice magnete. E possono essere ovviamente intercambiate. Quella che vedete qui, questa, non so se vedete questo spazio qui, serve per andare ad applicare questa parte qui con il pezzo di metallo che può essere alloggiato, adesso è difficilissimo farvelo vedere in camera ragazzi, ma può essere alloggiato in questo modo e poi può essere applicato il viso per avere il risultato. Quindi non viene applicato con magneti, con strani stratagemmi, ma semplicemente infilato in quella linguetta e poi andate a mettere, intanto mi si sono rotti i guanti, andate a mettere il viso e tutto rimane in posizione bello ancorato senza nessun problema. Il viso abbiamo visto quindi questo con il leggero ghigno di Deidara, un sorriso appena accennato, come vi dicevo, come vi anticipavo,
Gli occhi possono essere ruotati tramite questa sorta di joystick che viene fornito dall'azienda. Anche qui, sia a livello di scultura che di verniciatura, ragazzi, impeccabile. C'è anche qualche sfumatura che mi è nuova in questi personaggi, quindi con un rosa un pochino più colorito, diciamo, in alcune zone per esaltare alcuni punti. Difficilissimo che voi riusciate a vederlo in camera, ragazzi, dovete fidarvi di quello che vi dico. Poi abbiamo anche questi altri due visi, questo secondo me, questo è il mio preferito, con il sorriso vero e proprio un po' maligno di Deidara, e questo invece con la lingua de fuori, come si dice qua da me, è veramente meraviglioso. Quindi vi dicevo, questi volti possono essere tutti intercambiati, adesso però andiamo a ricostruirlo perché altrimenti è un po' bruttino fare questa recensione con il body senza la testa, ed eccolo qui. Ora mi si sono spostati un pochino i vestiti, ma abbiate pazienza. Vi dicevo, proporzioni, vestiario, tutto a regola d'arte. La parte che mi interessa di più, lo sapete, per Rocket Toys sono le caviglie, che in questo caso poi bisognerà vedere in fase di posing, soprattutto di posing prolungato, quanto reggeranno, perché sono il tendine d'Achille, in questo caso proprio azzeccatissima la cosa, di Rocket Toys, perché le prime doll come Madara e Itachi faticano un pochino a stare in piedi se non trovate l'equilibrio giusto e perfetto, altrimenti le troverete a terra. Ma questa, ragazzi, a quanto pare sembra essere un difetto di molte altre aziende, come per esempio InArt. Poi vediamo un pochino le articolazioni al volo, con la testa che ovviamente può ruotare liberamente, ma purtroppo viene un pochino ostacolata nel movimento, soprattutto all'indietro, ma lateralmente in realtà nemmeno troppo, ragazzi, perché sono molto morbidi i capelli, quindi viene un pochino ostacolata dai capelli, ma niente di che, anzi, complimenti. Poi braccia che possono essere alzate in questo modo, anche la spalla può fare su e giù, può ruotare il bicipite, può piegarsi con la doppia articolazione anche il gomito, insomma c'è una butterfly anche qui sulla spalla. Il torace l'abbiamo visto anche ampiamente, può girare addirittura di 360 gradi, piegarsi in avanti, all'indietro c'è un'escursione devastante, ragazzi. Veramente articolazioni top, secondo me. Gamba che può andare all'indietro, come al solito un pochino ostacolata dalla scultura, in avanti tranquillamente sulla linea dell'orizzonte, doppia articolazione anche al ginocchio, e caviglia che, come vi anticipavo, può muoversi liberamente. Le gambe possono anche essere aperte in questo modo. E che dire, ragazzi, pienamente soddisfatto del body, delle proporzioni, del volto, di tutto quanto. Adesso dovremo vedere effettivamente come si comporta in fase di posing, quindi io le poserò e poi vedrete le pose mentre vi dico che cosa ne penso di questa doll. In conclusione, ragazzi, c'è davvero poco di cui parlare quando si tratta di Rocket Toys. La doll parla da sé, la quantità degli accessori, la cura maniacale con cui sono stati realizzati gli accessori, la quantità degli stessi e la qualità della doll stessa, che secondo me lascia senza parole. Ovviamente non è perfetta, come non è perfetta nessuna produzione di nessuna azienda, questo ci tengo ogni tanto a ribadirlo, perché la perfezione, per fortuna o purtroppo, non esiste. E anche in questo caso c'è qualcosa che non va, da riscontrare, se proprio vogliamo essere pignoli, nel fatto che vi dicevo appunto nel corso della recensione, ovvero le articolazioni in vista per quanto riguarda le braccia in plastica. Non ne conosco il motivo, probabilmente un problema di budget, non lo so, ma avrei gradito un paio di braccia anch'esse in silicone medico, magari seamless, per poter posare il nostro Deidara anche con quel tipo di braccia lì. Lo so che non sarebbe fedele all'anime, se non mi sbaglio, correggetemi ragazzi, le uniche scene in cui si vede Deidara appunto a braccia nude sono quelle con le braccia simili, quelle in silicone che abbiamo visto nella doll. Però una chicca in più, avere anche un altro paio di braccia sempre in silicone, anche se coperte dalla divisa, chiamiamola così, della Katsuki, non sarebbe guastato. Per il resto ho visto una miglioria
nelle articolazioni delle caviglie, che già avevamo visto in Kisame, quindi c'è stato un lento miglioramento, lento nemmeno chissà quanto, perché essendo state fatte soltanto 6 doll dedicate a Naruto, in realtà è stato anche abbastanza veloce il miglioramento per quel problema delle articolazioni delle caviglie, quindi sono molto soddisfatto. Questo Deidara è molto più stabile, anche perché è un po' più bassino rispetto agli altri, essendo in scala. E per il resto, ragazzi, io davvero non ho niente da aggiungere. Probabilmente starete vedendo le pose mentre io sto parlando, mi sono divertito a posarlo, veramente magneti, fil di ferro, tutto è una goduria in questa doll, quindi sono veramente molto soddisfatto, molto felice di averlo aggiunto alla mia collezione di Naruto. Il prossimo sarà Sasori, come volete pronunciarlo, che promette di essere anch'egli molto complesso, vista la marionetta, visti tutti gli accessori e quant'altro, quindi non vedo l'ora che arrivi, ancora non è uscito nemmeno in Asia, aspettiamo, e sarà sicuramente il prossimo che vedrete sul canale per quanto riguarda Rocket Toys. Poi Tsunade e poi speriamo ci saranno dei nuovi annunci, perché i tempi sono biblici, se tirano fuori roba di questa qualità va bene, però veramente accorciamo un po' i tempi Rocket Toys, perché abbiamo bisogno dei vostri pezzi, dei vostri capolavori. Detto questo, fatemi sapere se secondo voi mi è sfuggito qualcosa, se avete notato qualche difetto che magari non ho visto io, ragazzi, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io vi ricordo come sempre che l'ho acquistata sul colossoinerd.com, di cui trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Se volete mettete mi piace, lasciate hype al video e fatemi sapere soprattutto, è la cosa che mi preme di più, che cosa pensate di questo Deidara e di Rocket Toys in generale. Noi ci vediamo alla prossima, prossimo unboxing, e spero che sia di questa qualità. Ciao raga, alla prossima!